Ciao a tutti, oggi andremo ad analizzare un capolavoro che quest'anno festeggia 25 anni dalla sua pubblicazione e sto parlando di Imagination from the Other Side del Blind Guardian. Siamo nel 1995 e i Blind venivano già da un album molto apprezzato dalla critica, Somewhere Far Beyond del 1992, con il classico forse più famoso della band, The Bad Song, che verrà praticamente riprodotto dal 92 in poi in ogni live e cantato quasi interamente dal pubblico, un vero e proprio brano da brividi. Da questo punto di partenza la band decide di dare un nuovo corso al proprio sound, spostando l'asticella verso l'epic metal in senso stretto, senza comunque abbandonare la potenza e l'ispirazione delle produzioni precedenti, ma perfezionando il modo di scrivere musica, inserendo soprattutto cori incisivi e protagonisti che daranno sempre più risalto alle varie tematiche fantasy e di fantascienza molto care al singer Nancy Kirsch. E così inizia a prendere forma questo capolavoro, che mantiene essenzialmente le sonorità principali della band, ma aggiunge qualche novità come l'uso delle tastiere, che comunque non hanno un ruolo primario, ma servono soprattutto a creare atmosfere epiche ed oniriche, oltre che a dare supporto alle chitarre, che continuano ad essere protagoniste negli album dei Bardi. Inoltre in quest'album migliora anche la produzione affidata a Flemming Rasmussen, nome già molto noto nel panorama metal, per aver prodotto capolavori dei Metallica come Ride the Lightning o il super premiato Master of Puppets. Pertanto un collaboratore d'eccezione che ha inciso tantissimo sul sound finale che avrebbe decretato il successo di quest'album. Riguardo le liriche, come sempre affidate a vocalist Nancy Kirsch, sono un tuffo sia nel mondo fantasy, dedicato alle tematiche di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, che nell'immaginazione in generale, elemento estremamente importante per l'essere umano e che qui verrà molto approfondito in numerose tracce. Inoltre, sempre riguardo al singer, questo sarà il suo ultimo album che ricoprirà anche il ruolo di bassista, in quanto dal successivo in poi si dedicherà ad affinare sempre di più la sua voce, vero e proprio marchio di fabbrica a livello mondiale. L'album inizia con la title track ed è un inizio pesante, oscuro e ricco di atmosfere epiche. I cori supportano egregiamente questo immenso lavoro di oltre 7 minuti, con riff taglienti ed aggressivi che, insieme alla voce quasi malinconica di Kirsch, rendono questo pezzo inizialmente molto dark, per poi prendere una diversa piega nel proseguio. Infatti, dopo i primi minuti iniziali, la canzone si velocizza e diventa sempre più aggressiva, fino a placarsi nuovamente nel ritornello da cantare davvero a squarciagola. Seguita a ciò un insieme di riff e assoli che rendono memoria del miglior Malmsteen per virtuosismi ed epicità, per lasciare poi posto al ritornello finale. A livello testuale, Nancy ci parla della capacità di immaginazione e sognare che gli esseri umani sembrano aver perduto diventando adulti. Infatti, a causa delle sempre crescenti responsabilità, obblighi e doveri che caratterizzano questa fascia d'età, l'adulto non è più in grado di immaginare o sognare come quando era bambino, e questa capacità rimarrà per sempre persa nei meandri del suo passato. Si vince dalle parole di Kirsch una visione di questo aspetto della vita abbastanza negativa, ma sicuramente veritiera. Infatti lui continua soffermandosi su personaggi tipici della sua infanzia, come il mago di Oz, Peter Pan, che hanno avuto la caratteristica di vivere al limite del fantastico, e attraverso il disperato grido di Nancy vengono enunciate le seguenti parole a testimonianza del suo pensiero. Versi che confermano quanto detto poc'anzi, con la presa di coscienza che la fanciullezza non tornerà mai più, ma rimane una piccola speranza, in quanto, se è pur vero che l'uomo ha perso l'immaginazione verso questo mondo, non è detto che l'abbia persa verso altri mondi. Si
prosegue senza un attimo di sosta con il pezzo forse più aggressivo dell'album. Dopo alcuni riff introduttivi non troppo veloci come un stacco acustico, la canzone decolla rapidissima con una cavalcata davvero senza eguali. La voce del vocalist è davvero travolgente, potentissima ed è supportata da cori indovinatissimi che rendono il pezzo sempre più epico e battagliero. Riguardo i testi, Kush prende ispirazione dal ciclo di Death Cave, una serie di 7 romanzi fantasy scritti da Margaret Weiss e Tracy Hickman tra il 1990 e il 1994. Qui la nostra Terra è suddivisa in 4 mondi, ognuno dei quali dominato da uno dei 4 elementi: acqua, aria, terra e fuoco. C'è però un quinto mondo chiamato il labirinto, che in realtà è una prigione, ed è proprio a questo mondo che fa riferimento il testo della canzone. Come nella precedente traccia, anche qui i temi sono abbastanza negativi ed oscuri, con una forte sensazione di rabbia di evadere da questo posto, il tutto coadiuvato da splendidi assoli e da cori che rendono appieno l'impresa che sta per succedere. Infatti la sensazione di negatività che suggellava l'intero pezzo inizialmente si trasforma ora finalmente in trionfo per essere riuscito finalmente ad abbandonare questa prigione e poter finalmente vedere il sole. Il tutto non senza pensare a chi è ancora destinato a soccombere lì dentro, come anime dannate, perse nel buio, e qui va l'ultimo pensiero del protagonista prima dell'ultimo ritornello a chiusura di quest'altra splendida power hit. Dopo 2 pezzi violentissimi abbiamo la prima ed ultima ballad del disco. Qui le atmosfere diventano del tutto delicate, dal sapore medievale, con arpeggi quasi totalmente acustici. Un esperimento del genere i bardi avevano già provato ad eseguirlo egregiamente con The Bard Song, capolavoro e grande classico del loro album precedente del 1992. Ma questo loro lato antico e fiabeggiante spinca ancor più con questa canzone, ricca di tamburelli e flauti che mai prima d'ora erano stati utilizzati dalla band. Il risultato è a dir poco magnifico, si ha davvero l'impressione di stare isolati in una piazza medievale ad ascoltare un cantastorie narrante le gesta di dame e cavalieri. Il protagonista principale dei testi è Merlino stesso, il quale, attraverso la voce davvero epica di Kush, ci parla dell'ascesa di Re Artù, della sua morte e di un suo eventuale ritorno. Listen, crowd, I'll tell you everything, though I have to say I don't know much. Talking about the past and future secret, most calling once a future king. Father in the past, I saw his son. Il singer in questa traccia dimostra pieno la sua versatilità, passando dai primi 2 brani aggressivi a quelli descritti qui. Nel finale la sua voce diventa leggermente più graffiante quando auspica un eventuale ritorno di Artù sepolto nell'isola leggendaria di Avalon in attesa che qualcuno lo possa risvegliare. Un vero e proprio poema musicale sospeso tra mito e realtà. E dopo 3 pezzi superlativi arriva forse il pezzo più bello dell'album e forse della loro intera discografia. Dopo un intro abbastanza grave ed oscura, la canzone muta in un vero e proprio terremoto, travolgente, con la voce di Kush davvero in stato di grazia, coadiuvata da dei cori fenomenali che portano l'ascoltatore ad uno dei più bei ritornelli mai scritti dalla band. Epicità assoluta. Questa volta le geste narrate sono quelle di Lancillotto, uno dei più famosi cavalieri della tavola rotonda, che si ritrova in esilio lontano dal regno alla ricerca del Santo Graal. Tuttavia l'atmosfera non è per nulla fiabesca, ma anzi decisamente drammatica, con il cavaliere che ammette di aver perso il senno in questi tempi e riflette sul ruolo avuto dai suoi nemici, probabilmente i Saracini o i Mori, i quali tentano di giustificarsi dai cristiani che li avevano chiamati infedeli. Ed è in questa atmosfera cupa, oscura e melodrammatica che esplode il ritornello finale, anticipato da soli a fulmicotone. Davvero una traccia da assaporare tutta ad un fiato.
Segue un altro pezzo molto malinconico, con il singer Hansi Kush, questa volta nei panni di Mordred, figlio incestuoso nato dall'unione tra Re Artù e Morgana. Già questo incipit fa comprendere i toni drammatici di questa canzone, che inizia molto soft, come se fosse la continuazione di A Past and the Future Secret, per poi esplodere in una vera e propria power song, con un ritornello davvero devastante e assoli sempre protagonisti. La storia di Mordred in realtà è ancora più triste di quel che può sembrare. Infatti egli tradirà suo padre per poi sfidarlo in un duello mortale che lo vedrà sconfitto. Tuttavia la leggenda narra che in seguito alle ferite mortali ricevute da questo duello morirà anche Re Artù, trasformando ciò che poteva essere solo un evento drammatico in una vera e propria tragedia. Dopo una serie di pezzi quasi totalmente incentrati su tematiche fantasy, arriva una delle tracce più attuali del disco. Qui il testo principale affrontato dai bardi è il potere della TV e dei mass media in generale, che hanno creato degli schiavi inconsapevoli, i quali preferiscono rimanere seduti sui loro divani comodi piuttosto che pensare neanche per un attimo di poter cambiare le cose. Sono numerose le band che hanno voluto dedicare una canzone a questo tema, molto sentito da qualsiasi autore nei confronti del proprio popolo. Basti ricordare l'intero album dei Green Day, American Idiot, dedicato quasi esclusivamente agli americani medi, definiti stupidi in quanto assuefatti di divano e TV senza alcun interesse a voler cambiare le cose. O come non pensare al romanzo 1984, in cui era il grande fratello a controllare le menti dei suoi cittadini e la psicopolizia pagata per controllare che ciò avvenisse. Tornando alla canzone, a livello musicale è veramente rocciosa ed è sicuramente tra le più aggressive dell'intero album e forse la meno epica, in quanto ricorda molto gli Halloween 80 anni di Kai Hansen, peraltro grande amico della band. Con Bright Eyes abbiamo forse la traccia più originale dell'intero album, sicuramente non power come le altre né tantomeno una ballad, con numerosi richiami verso i Queen, band a cui i bardi hanno sempre dichiarato di ispirarsi, soprattutto per i cori, qui veri protagonisti. Infatti l'intro è quasi senza strumenti, con la band che ripete quasi in loop la frase "Full Just Another" e si scopre nel proseguio che questa frase è associata al protagonista della canzone, ancora una volta Mordred. Le tinte di questo pezzo di conseguenza rimangono quasi sempre oscure e seriose, per poi esplodere in assoli velocissimi che si concludono in un ritornello un po' più cadenzato, ma che rende appieno la fotografia di ciò che sta succedendo nella mente del protagonista. Infatti sembra quasi la seconda parte di Murder Song, in quanto egli inizia a prendere coscienza di ciò che sta succedendo nella sua vita e la rabbia iniziale verso i suoi genitori qui si trasforma in una vera e propria presa di coscienza di tutta la situazione, con un ansi sempre superlativo nelle sue vesti epiche. Arriviamo così alla penultima traccia e anche questa volta il tema affrontato non è preso dal fantasy ma dalla religione. Infatti il singer Kush in questa canzone veste addirittura i panni di Gesù Cristo. Infatti egli, il personaggio tragico, pensa agli ultimi momenti prima di arrivare alla croce e pensa a quante guerre sante saranno fatte in nome suo e della religione, provocando tantissimi morti. Nel dettaglio si sottolinea come queste guerre siano state create dall'essere umano e non dalla religione, reo di non essere riuscito a capire e ad interpretare gli insegnamenti del loro maestro, provocando tantissimi eccidi e soprattutto la morte del loro stesso maestro. Ed è in questa atmosfera tragica e negativa che a livello musicale il pezzo suona molto power inizialmente, per poi diventare estremamente epico nel ritornello finale, quando vengono evidenziati i pensieri del Cristo in prossimità della croce.
Arriviamo così alla fine di quest'album e la traccia in questione riprende l'interrogativo presente nella prima traccia, in cui al protagonista veniva proposto di lasciarsi andare e abbandonare il mondo degli umani per poter affacciarsi a quello presente dall'altra parte dello specchio, così ignoto ed oscuro, ma sicuramente migliore di quello attuale, così sterile verso ogni forma di fantasia. A livello musicale ci troviamo dinanzi ad un pezzo che sembra quasi richiamare un'orchestra, con cori epici sin dall'intro per poi esplodere nel cantato a squarciagola di Ansi. Non mancano gli assoli, ma sicuramente questo tipo di sonorità, quasi al limite del progressive, le ritroveremo negli album successivi dei Bar come Nightfall, per poi concludersi appieno nel complesso A Night at the Opera. Per festeggiare i 25 anni di questo splendido album, i Bardi hanno deciso di aggiungere, oltre alla versione in studio, altri 3 CD, di cui uno solo strumentale e gli altri 2 live, di uno stesso concerto tenutosi in Germania sia in versione CD che Blu-ray. Il live fu registrato in una città vicino Düsseldorf nel 2016, con la scaletta identica a quella in studio, anche se sono numerose le differenze tra un album dei Guardian in studio e uno dal vivo. Premettiamo che eseguire un album dei Blind in versione live non è assolutamente compito facile e si parte già sconfitti, in quanto riguardo a quest'album in studio, ma in generale tutti i loro album post 1995, sono ricchi di campionamenti, cori ed altri orpelli che saranno impossibili da riprodurre in toto in un concerto. Detto ciò, riguardo questa performance è sicuramente molto curata, con protagonista soprattutto Ansi, che riesce molto spesso a non eccedere negli acuti o negli scream, evitando di strozzarsi per raggiungere vette ormai irraggiungibili. Sono sempre passati ben 15 anni e lui stesso in un'intervista ha ammesso l'enorme difficoltà di cantare brani recenti della band in versione live e ha lavorato tantissimo per cercare di allietare il più possibile i suoi fan. E così è stato, in quanto i brani, anche se ovviamente alcuni vengono cantati con qualche tonalità in meno, vengono riprodotti con risultati più che soddisfacenti, nonostante la loro enorme difficoltà di esecuzione, dimostrando ancora una volta la superlativa potenza di questa band. Pertanto, in conclusione, si può dire che fu proprio attraverso questo lavoro del 1995 che l'intero genere dell'epic metal riscosse un successo davvero planetario. C'erano già state delle avvisaglie riguardo la grandezza di questa band con l'album precedente Somewhere Far Beyond, ma è con quest'opera che il loro sound raggiungerà il loro apice e li farà entrare direttamente nell'Olimpo delle più grandi band metal di tutta la storia. Quindi, se avete la possibilità, andate subito a riascoltare questo immenso capolavoro e noi ci risentiamo alla prossima recensione. The vision so clear. When day I dream